Ciao amici del bosco, oggi visitiamo l'azienda agricola Iside, siamo sul lago di Iseo e questa è l'azienda più bella d'Italia. Ascolta tutti e non ascoltare nessuno, sperimenta il più possibile, affidati a milioni di anni di evoluzione del mondo naturale, copri il suolo, sfrutta la sostanza organica, comprendi, guarda, strappa, trapianta, dopo poche settimane tira fuori, guarda le radici della pianta, devono profumare, devono essere belle, per capire se stai dando troppa acqua o se ne stai dando troppa poca. Cerca di entrare in connessione, una connessione però importante, una connessione sensoriale con il tuo orto, con le tue piante. Dobbiamo tornare a comprendere il più possibile. Ciao amici del bosco, mettetevi comodi, questo video è un po' più lungo del solito ma vi assicuro che il vostro tempo sarà ben speso. Andiamo a visitare un'azienda bellissima con tante idee dalle quali prendere spunto, copiare, imparare tante cose. Si trova sul lago di Iseo ed è l'azienda agricola Iside di Paola Archetti e Matteo Mazzoli. In realtà è fin da piccolo che sono innamorato del mondo naturale in tutte le sue forme, all'ecologia. Infatti per me l'agricoltura è solamente il trampolino di lancio per poi lavorare con un ampio spettro più a livello ambientale, rigenerazione ecosistemica. Beh, qua abbiamo le zucche che sono da raccogliere, c'era il mais, c'erano i fagioli, però è tutto quanto fine stagione. Adesso gli orti, quelli diciamo che stanno già entrando in produzione con le nuove cose, sono sotto, adesso andiamo a vederli. Aspetta, c'è la versione vecchia, la versione nuova. Ah, ok. C'è tutta la famiglia. Ai modelli? Ma sì, poi noi li sperimentiamo. Ho studiato da perito agrario, mi sono formato in aziende agricole con grandi formatori, grandi consulenti, persone di cui leggevo i libri in giro per il mondo. Ho girato tanto in bicicletta da un'azienda all'altra, un progetto all'altro, osservando tanto gli ecosistemi e passando veramente tanto tempo ad osservare. E poi ogni tanto si legge un libro, ogni tanto si fa un corso e si sperimenta. In questa azienda non lavorano soltanto Matteo e Paola, si è creata una vera e propria comunità rurale dove ognuno dà il suo contributo e quindi si condividono le fatiche ma anche i successi. L'idea non è quella di creare una comunità, ma è il lavoro che sta definendo la comunità rurale, forse un po' come era una volta, per cui siamo famiglie con i loro nuclei abitativi che condividono la gestione di una piccola porzione di territorio seguendo dei principi e una filosofia affine, e per cui siamo diverse persone, stiamo progressivamente formalizzando anche una posizione comune dove tutti abbiano le stesse responsabilità, stessi diritti, stessi doveri, stessa posizione anche di tutela da un certo punto di vista, però l'idea è proprio quella che ognuno di noi possa manifestare in maniera funzionale ed efficiente la sua funzione a livello ecosistemico all'interno del sistema, per cui con responsabili di aree, di cose che ci piace fare o in cui siamo bravi. In questa azienda si fanno ortaggi e non solo ortaggi, poi lo scopriamo insieme. L'orto è grande 5.000 metri, quindi una bella estensione, impegnativo, soprattutto perché il primo passo è stato quello di rigenerare il suolo e qui davvero il successo è stato totale. Guardate che terra c'è, che vitalità c'è, in questa terra è più facile coltivare. Le uniche lavorazioni che facciamo sono la trinciatura dei residui colturali o delle cover crop e l'uso della grainette. Per cui questo è il risultato, c'è ancora tutto il cippato dalle precedenti colture e poi noi andiamo a trapiantare, però vedete che la terra, siamo passati dal 3% di sostanza organica, che comunque per terreni sabbiosi è anche poco, siamo arrivati in alcuni degli orti a 7,5%. Quando siamo arrivati qua, allora qui era un campo di erba secca fino a giù,
qua non c'era niente, c'erano gli ulivi più grossi qua giù, c'erano gli ulivi qui e là in azienda, ma di base no, non c'era niente. Per cui da una parte abbiamo piantato qualche migliaio di alberi, dall'altra abbiamo lasciato crescere quelli che già incominciavano ad abbozzare una crescita, e tanto ancora dobbiamo fare, nel senso siamo solo all'inizio, io lo dico, non abbiamo ancora incominciato. In questo orto c'è un sistema di irrigazione, anche se non è sempre necessario, visto che c'è così tanta materia organica e quindi c'è una grande capacità di ritenere l'acqua. Questo sistema però di irrigazione è un po' diverso da quelli che vi consigliamo di solito. Qui non c'è un impianto a goccia, ma c'è un impianto ad aspersione. Vediamo quali sono i vantaggi. Spiegami questo sistema di irrigazione che usi all'interno della serra. Questo è un sistema di aspersione, irrigazione per aspersione, di microirrigazione, per cui la gocciolina è molto molto fine, serve sia ovviamente per portare acqua, ma per noi l'irrigazione è il veicolo con cui portiamo i nutrienti alle piante, visto che praticamente abbiamo smesso di fare il compost da qualche tempo, e allora attraverso la fertirrigazione portiamo quello che le piante hanno bisogno. In più abbassa le temperature durante il periodo estivo, dà fastidio agli insetti che pungono, mangiano e così via, e si può far partire anche più volte durante il giorno, anche solo per disturbare gli insetti. Una delle cose sottovalutate è che favorisce la decomposizione dell'enorme quantità di cippato, di fieno, di sostanza organica che noi utilizziamo come pacciamatura, ma anche come integrazione della parte, diciamo, fibrosa, carboniosa, che insieme alla fertirrigazione ricca in azoto produce un compost in situ. Per la fertirrigazione che preparati usi? Di base il più semplice in assoluto è il classico macerato di tutto ciò che riusciamo a trovare in azienda di poco fibroso, perché più fibra c'è nei macerati, più ossigeno viene rubato durante il processo di macerazione e produce condizioni anaerobiche che non vanno assolutamente bene. Un esempio, tutti gli scarti di ortaggi, quelli vanno benissimo, se no abbiamo una macchina che è una trincia raccogli, per cui quando l'erba è molto bassa, trifogli, erba medica, anche tutte le erbacce, quelle che vengono chiamate come erbacce, chenopodium, amarante e così via, quando sono piccole si raccolgono e si buttano in acqua, così si sciolgono molto velocemente. Come vi faccio vedere più tardi, abbiamo anche delle fasce con solida e varie altre specie accumulatrici dinamiche che poi raccogliamo, trinciamo e buttiamo in acqua, e poi attraverso l'acqua restituiamo per gravità. Noi facciamo radice su radice, per cui coltura su coltura, mettiamo il più possibile, stratifichiamo le varie colture quando è possibile, per cui questi pomodori, bimbi, magari adesso stiamo parlando, fate un po' più piano per favore. Questi pomodori sono nati da, ad esempio, insalate o coste, piuttosto che sedani, finocchi, che abbiamo trapiantato a primavera, a marzo, e attraverso il quale poi le colture verticali sono cresciute. È stata un'annata piuttosto complessa, come dicevo, nel senso con tantissima acqua e poi super caldo e molto siccitoso. Abbiamo terreni sabbiosi, per cui noi 2 settimane senza pioggia si secca il prato. L'acqua, stiamo facendo tutto un sistema di raccolta di acqua. Abbiamo una piccola sorgente, ma la sorgente ha un'acqua con l'8.6 di pH, un calcare attivo molto, molto alto, per cui è meglio non utilizzarla o utilizzarne poca. Per cui abbiamo fatto una raccolta d'acqua piovana dalla strada che abbiamo costruito, e da lì raccogliamo circa 1 milione e mezzo di litri di acqua all'anno. Abbiamo tutte le strutture, la casa, la serra, e anche da qua salteranno fuori circa 400-500 mila litri di acqua all'anno, e poi c'è tutta una strategia per lavorare insieme in futuro insieme al comune per bloccare quelle ondate di acqua che arrivano durante gli eventi atmosferici, più rallentarla e però catturarla, per cui se riusciremo anche a fare un lago da 500.000 di litri, dove adesso abbiamo 160.000 litri di raccolta in vasche di cemento. Quindi la vostra azienda diventa strategica anche per la tenuta del territorio, che date un contributo a questa fetta di territorio. L'idea è quella di sperimentare qui tutte quelle pratiche economiche, ecologiche e sociali che possono essere poi amplificate, scalate o portate come esempio
sul territorio circostante. Questa azienda è un luogo di sperimentazione, ci sono diversi sistemi agroforestali per vedere quello che funziona meglio. Una pianta protagonista è la Paulonia. Tutta l'azienda agricola, allora partendo dalla parte più alta e arrivando nella parte più bassa, abbiamo una decina di sistemi agroforestali diversi tra di loro che stiamo sperimentando, per cui agroforestali e silvopastorali, molto silvopastorale visto che abbiamo gli animali che pascolano sotto gli alberi e si nutrono anche degli alberi nella maggior parte dei sistemi. La Paulonia ne ho sentito tanto parlare, non l'avevo mai vista piantata in funzione, che risultati sta dando? Allora, la Paulonia, abbiamo avuto una serie di trombe d'aria che ce ne hanno spaccate un bel po'. Vedete, dove vedete le foglie più belle è la ricrescita di un mese e mezzo di spezzate proprio, alberi venuti giù, però è stato molto bello perché le prime file sono quelle che si sono spaccate di più, i settori da dove è arrivato il vento e hanno protetto tutto il resto. Nel senso abbiamo avuto raffiche anche di oltre 100 km/h, per cui è già un miracolo che siano ancora in piedi. Le Paulonie hanno 4 anni, la maggior parte di loro sono state spezzate almeno da una tempesta in questi 4 anni, perché è un legno comunque molto tenero, molto leggero. Infatti quando vedete un'incurvatura del tronco è perché si è spezzato ed è ripartito un altro ramo. Le Paulonie per noi sono estremamente importanti perché primo proteggono dalla grandine, proteggono dalla pioggia troppo forte, secondo dall'insolazione eccessiva durante l'estate che ormai è diventata insostenibile e gli ortaggi amano avere ombra di intermittenza, non un cappello, ma il sole si sposta e l'ombra, anche lei con il sole, si muove. Sostituiscono i teli ombreggianti che si potrebbero mettere? Allora, per i teli ombreggianti assolutamente sì, i teli antigrandine bisogna lavorarci, nel senso che bisogna far crescere le branche molto più larghe. Il nostro problema, tra virgolette, è che le Paulonie le utilizziamo come foraggio di integrazione, se volete poi vi faccio vedere, per le pecore, visto che è una foglia, è uno dei foraggi credo che loro amano di più, nel senso se gli si mette lì dell'erba medica, della Paulonia, del gesso, questo e quell'altro, una delle prime cose che mangiano sono la Paulonia e i gelsi. Per cui per noi è produrre foraggio verticale, per cui amplifichiamo in maniera esponenziale la produzione di ogni metro quadrato dell'azienda agricola, oltre ad avere un sacco di servizi ecosistemici. E per cui queste piante vengono sramate anche un paio di volte l'anno, nel senso che se voi venite qua in primavera, tutto il tronco è ricoperto di frasche che poi noi già a maggio-giugno tagliamo, anche perché è una pianta C4, per cui per capirci ha lo stesso metabolismo del bambù, del mais, del sorgo, di quelle piante che hanno una grandissima capacità fotosintetica e di catturare molto più carbonio, il che significa molto più zucchero. E allora gli animali lo sentono, ma infatti se provate la foglia, che oltretutto è anche commestibile, si possono fare dei tè e così via, è dolce. Cioè si capisce che la pecora, cioè se mangio tante altre cose dico vabbè, che hanno un po' un gusto particolare, invece con la Paulonia Lei cresce comunque velocissima, chi volesse sperimentarlo nel suo orto quanto tempo impiegano ad arrivare così in alto? Queste piante hanno 4 anni, il primo anno si piantano e crescono se il suolo ha le giuste condizioni, se c'è acqua, perché comunque è una pianta che ha bisogno di acqua, di risorsa idrica, cresce dal metro ai 2 metri il primo anno. L'inverno successivo si taglia la base e in quell'annata cresce 4-5 metri, nei suoli migliori anche 6 metri, in 3-4 mesi, per cui è una pianta veramente pazzesca. Prima c'è l'agroecologia, appunto, osservazione, comprensione, studio delle dinamiche e dei processi di quello che ci circonda, dell'elemento vivente così come quello non vivente, che sia l'acqua, che sia una pietra, che sia un microrganismo, una pianta, un animale, cercare di capire la loro funzione e la loro entità a livello ecosistemico e in quel modo poi, osservando tanto il mondo naturale e cercando anche di capire quali sono i nostri obiettivi a livello economico, a livello personale, a livello sociale e a livello ecologico, si incomincia a sperimentare su quelli che possono essere dei modelli efficienti, produttivi, belli e funzionali a livello ecosistemico. Stiamo vedendo un momento importante, quello in cui viene distribuito il compost. Quale quantità, qual è il principio con cui lo distribuisci? Allora, adesso questo in realtà era cippato che però è rimasto a macerare un po' più a lungo, per cui lo stiamo utilizzando anche. Normalmente utilizziamo cippato, però il discorso è continuare ad aggiungerlo, per cui ad ogni coltura si aggiunge qualche manca, non solo per proteggere il suolo, perché alla fine queste colture crescono velocemente e lo coprono anche loro, che è la cosa migliore, coprirlo di verde. Più che altro per portare, come dicevo prima, quella quantità di fibra necessaria a produrre il compost
in situ, invece che produrlo in maniera insostenibile e perdendo un sacco di energia al di fuori degli orti. La grande differenza è che fare il compost in una pila di compost e lasciar fare il compost al suolo, abbiamo due processi completamente diversi. Questo è molto più completo, quello è molto più insostenibile dal punto di vista di quanti nutrienti si perdono. Facciamo delle catassi soprattutto del materiale che durante l'anno gli animali mangiano, più dei giardinieri ci portano un po' di materiale, potature e così via. Poi cippiamo e portiamo qua. Idealmente bisognerebbe cippare e buttare il... sì, esatto, subito fresco. E poi diciamo c'è uno scompenso rispetto all'azoto? No, perché arriva tutto quanto con la fertilizazione. E poi ormai abbiamo una microbiologia e un rapporto di nutrienti che viene veramente mangiato. Ci sono suoli che non soffrono a rimanere scoperti per un periodo, ci sono suoli come questo che desertificano alla velocità della luce, nel senso adesso ha piovuto ieri per cui sembra tutto bello verde, ma qua se rimane il suolo scoperto a marzo e fa 3 settimane di sole, sabbia e sassi. Usi anche i teli di plastica per fare un'azione di diserbo, giusto? Solo questi in particolare, che sono quelli della Eiffel modello EcoSeal, per cui all'85% di polietilene riciclato, se no non li utilizzeremmo. Li utilizziamo in particolar modo quando siamo indietro con i lavori per stimolare la crescita delle spontanee, e in questo caso, dove era un terreno che avevamo un pochettino abbandonato, per far crescere l'artemisia, che è una rizomatosa, e per cui rompergli un po' le scatole, visto che non abbiamo sarchiatori, con la pacciamatura non si può andare a diserbare con o macchinari o attrezzi, e per cui o si va a mano o si utilizzano queste strategie. La paolonia è in alto, ma sotto ci sono altri alberi. Che sistema stai creando? Allora, stiamo creando una stratificazione dove ad ogni livello ci sono piante che riescono a tollerare l'ombra prodotta dagli strati superiori. Per cui la paolonia abbiamo visto che cosa fa. Al di sotto della paolonia quest'anno abbiamo piantato, adesso dobbiamo ancora mettere i fili e i pali, una spalliera di meli. Questi saranno meli soprattutto per la produzione di sidro. Alla base dei meli i primi anni avevamo piantato vetiver e consolida, e vedete l'effetto che hanno fatto, perché nell'arco di 6 anni hanno creato un terrazzamento, perché hanno apparati radicali molto aggressivi che vanno molto in profondità, e per cui la terra viene bloccata e si blocca l'erosione, per cui qua c'è veramente un suolo stupendo, probabilmente il suolo migliore di tutta l'azienda agricola. La consolida viene tagliata più volte l'anno, con cui produciamo i macerati. Il vetiver prima era una siepe continua di vetiver, poi durante una siccità invernale che è durata 5 mesi è morto, perché è una pianta che va in senescenza, in dormienza durante il periodo invernale, però ha bisogno comunque di avere i piedi bagnati, e invece l'abbiamo perso. Ce n'era una ogni 40 cm, immaginate che qua c'erano delle siepi stupende. Qua poi si sono decomposte in mezzo le radici del vetiver. Il vetiver io ho scavato, dopo i primi mesi che l'avevamo piantato, era già arrivato a 1,5 metri di profondità, ho scavato con l'escavatore. Per cui è una pianta che in natura arriva a 6-7 metri di profondità. Immaginate con radici iperfascicolate che vanno veramente a ossigenare, attivare la microbiologia anche negli orizzonti profondi dove non ci arriva nient'altro, e per cui poi quando si decompongono quelle radici quello che lasciano dietro è questo. Anche la consolida fa un lavoro stupendo, perché le radici continuano a decomporsi. Non è un metodo, è un insieme di principi, un insieme di metodi, un insieme di tecniche che creano un approccio, che alla fine è l'approccio agroecologico. L'agricoltura rigenerativa è già uno degli strumenti all'interno della cassetta degli attrezzi dell'agroecologia. Nel bosco di Ugiggia parliamo spesso della grelinette, qui abbiamo dei modelli proprio progettati direttamente da Matteo, anzi ci sono varie versioni, attenzione, si può imparare molto sulla grelinette. Ho cominciato una decina di anni fa dicendo voglio avere una forca, una bioforca a cui posso sostituire i denti, che sia ergonomica, che sia veloce da utilizzare e che possa andare in profondità. E allora pian pianino siamo andati attraverso diversi design, adesso siamo arrivati a questo, ma non è finito perché ogni anno vengono delle idee nuove. È una forca, questa da 80 cm, che i nostri
letti sono da 80 cm, i denti sono sostituibili perché se incontra una radice, un sasso e così via e non si riesce a raddrizzare il dente, lo si può sostituire. Alternati lunghi e corti, così che si rompe la zolla a due altezze diverse, e anche l'ergonomia, tutti gli angoli, adesso poi faccio vedere come funziona, sono fatti apposta per un uso prolungato e continuo. La tecnica è tutto, l'attrezzo è secondario. Allora vediamo la tecnica per utilizzare la bioforca. Ecco, non grelinette, la chiamiamo in italiano bioforca. E ci voleva le cose. Non puoi spingere contro il sasso che sennò ti si blocca, e allora quel movimento lì scansa il sasso. La tecnica è questa che sta utilizzando Tommaso, per cui si fa penetrare facendo girare l'attrezzo il dente, soprattutto chi ha i sassi come noi o suoli molto duri, si fa girare la forca in quel modo così da arrivare in profondità e poi si dà un leggero tocco. Noi non stiamo decompattando suolo, stiamo portando l'ossigeno necessario a far decomporre le radici delle colture precedenti che attraverso la decomposizione creano la lavorazione del suolo. Okay? È molto diverso da utilizzo della bioforca per sfondare il suolo. I primi anni la bioforca, se non va in profondità, non bisogna spingere, bisogna aggiungere sostanza organica e utilizzare le radici più appropriate, che siano di cover crop, che siano di colture che però abbiano degli apparati radicali importanti, e la combinazione tra radice e bioforca che produce l'ossigenazione, produciamo la lavorazione del suolo e la sostanza organica del suolo che si infiltra in profondità. Infatti la cosa interessante, Tom, tira fuori un attimo la forca, questa qua c'ha i denti lunghi? Sì. Adesso voi vedete questi denti così lunghi, ma in realtà noi incominciamo con denti più corti e poi man mano che il suolo si rigenera si sostituiscono. Quindi ci sono 3 fasi per preparare un'aiola. Prima si trincia, quindi l'erba o la vecchia coltura che si trova a terra. Poi si aggiunge del cippato ed infine si passa con la grelinetta. Se vi piace la bioforca vi lasciamo i contatti di Matteo. Ricordatevi che dovete cambiare la lunghezza dei denti, bisogna imparare a farla bene questa cosa, mano a mano che il vostro suolo diventerà più soffice. Okay. Poi ti aiuti Così. e fai un giretto Così. tipo un tondo. Ok. Mentre tu, visto che tu... E poi gli dai una spintina per alzare. Com'è? No, è ottima, devo capirla, lui la faceva un po' meglio di me. Dai che sto imparando! Poi una volta imparato si va veloci. Filippo, dai, io te la compro una di queste. Qui vi spiego come sarà in futuro, perché questo ce l'abbiamo da un paio di anni, non ho ancora fatto tempo. Dobbiamo allargare il passo tra le ruote così che viaggi solamente sui sentieri. Non mi interessa più tanto perché tanto il suolo rimane comunque soffice perché ha tante radici dentro, però è sempre meglio. Questo si passa, si mette il cippato, in futuro avremo una moto agricola con spandiletame, per cui il biotrituratore butta nella moto agricola e poi andiamo a cavallo dei letti con la moto agricola e spargiamo il cippato già automaticamente. L'orticoltura per noi deve diventare un qualcosa da tantissimo tempo da dedicarci a pochissimo tempo da dedicarci, perché deve essere, sono erbacce gli ortaggi, per cui non devono portarti via troppo tempo. È vero che per noi sono importanti perché ogni settimana portiamo le cassette ai nostri clienti, alla nostra CSA, ma è un po' la scusa per entrare nelle case e portare poi tutti gli altri prodotti dell'azienda agricola. Vediamo qual è il risultato del lavoro di Matteo. Ok, quelle zucche sono completamente trinciate, quindi la materia ha già uno stato molto facile da essere aggredito e consumato da tutti gli organismi e microrganismi che vivono qui. Guarda che roba! Rimane un mix tra residui colturali molto verdi, molto ricchi in azoto e acqua, che si mescolano con il cippato rimasto dalle precedenti pacciamature, e per cui un substrato perfetto per far partire la decomposizione, okay? O continuare la decomposizione. Aggiungendo il cippato nuovo sopra permettiamo di proteggere il cippato sotto
affinché la decomposizione possa continuare ad avvenire. Se no, se il sole finisce qua sopra, si secca e si blocca. Adesso possiamo mettere cippato e poi passare la bioforca, piuttosto che passare la bioforca e mettere cippato. Questa è la disposizione a settonce, dove vedete l'esagono con una pianta ad ogni vertice dell'esagono più una al centro, che è la disposizione delle cellette delle api, che in minor spazio possibile devono riuscire ad essere più efficienti. Di base fai l'esagono invece che il 5 del quadrato, per cui hai qualche pianta in più al metro, con tante radici, per cui ogni radice ha la stessa distanza dall'altra radice, mentre nel quinconce no. Quel bidone che Tommaso sta arrotolando serve per segnare i punti dove vanno le piantine con la tecnica di distribuzione del settonce. Matteo ragiona per successioni ecologiche. Gli ortaggi, quelli che noi riteniamo così importanti, per lui sono soltanto delle erbacce, perché sono delle erbacee appunto, quindi le piante che riescono a crescere nei sistemi più semplici. Ma per rigenerare veramente un luogo e un terreno non bastano le erbe, serve un sistema molto più complesso. A me piace osservare tutto sotto il profilo ecologico della successione ecologica. Gli ortaggi rappresentano le annuali, rappresentano le erbacce selezionate dall'uomo, ma pur sempre annuali, accumulatrici dinamiche che crescono velocemente. La loro funzione è quella di coprire il suolo, un suolo scoperto da una lavorazione, da una frana, da un qualsiasi motivo, non importa, però ci mostrano che riescono a coprire il terreno velocemente, colonizzarlo con le loro radici e attivare la microbiologia. Rimanere sempre sull'ortaggio e solo sull'ortaggio non è corretto dal punto di vista né della diversificazione economica né dal punto di vista ecologico. Il suolo, infatti noi è bello vedere, utilizziamo il cippato e tra gli ortaggi ci crescono gli alberi. Okay, le colture, quelle che crescono più a lungo, ci crescono gli alberi, per cui il suolo ci dice: io ho bisogno di progredire con la mia successione ecologica, ho bisogno di andare avanti. È ovvio che non possiamo andare a vendere da mangiare del legno, non direttamente, però ci si adatta, perché infatti quello che noi stiamo progressivamente consolidando, ad esempio la produzione di funghi, dove il legno, che non è consumabile così com'è, viene lavorato, trasformato grazie ai funghi in proteine, in 9 aminoacidi essenziali, dove nessun altro animale o nessun'altra specie riuscirebbe a fare un così buon uso del legno. Noi abbiamo il cippato, lo facciamo fresco, lo mettiamo in una sorta di pastorizzazione che chiamano pastorizzazione a freddo, in un IBC in acqua, entrano in fermentazione, in questo caso Pleurotus striatus, e ti esce dai buchi secchielli riciclati. E questo dà l'idea dell'agricoltura circolare, che questo qua è un cippato migliorato praticamente, lo usi come pacciamatura. Ci sono alcuni tipi di funghi, soprattutto la Stropharia rugosa annulata, che è conosciuta come King Stropharia Wine Cup, perché sono simili un po' ai porcini, hanno questi cappelli che hanno color vino, anche per quello che vengono chiamati Wine Cup, anche insieme a Coprinus comatus, Pista nuda, sono ideali per essere coltivati in campo. Il micelio può essere inoculato anche nei sentieri, è capitato di fare poi, preparare un letto con questo e ti arriva la pioggia, te lo dimentichi, non stai neanche lì ad irrigare o meno, arriva il momento che c'è la pioggia e ti capita di raccogliere i funghi come se fossi nel bosco. Noi qui praticamente stiamo cercando di portare il bosco. Qui abbiamo il povero figo che è stato sbrancato da uno degli ultimi venti. Qui abbiamo una consociazione di zucche, fichi e eucalipti che stiamo testando. Di questo è l'orto più basso, l'ultimo degli orti. Il problema della cavolaia è l'eccesso di azoto. Ora, questo è un campo, c'è tanta cavolaia, normalmente non abbiamo cavolaia. Se guardate anche di là non c'è, perché sono gli orti più vecchi. Più aumenta la sostanza organica, diminuisce la disponibilità di azoto nitrico che le piante assorbono in eccesso, che oltretutto poi crea anche problemi per noi, la nostra dieta. La cavolaia riesce a vedere dove c'è più proteina, dove c'è più aminoacido, dove c'è più eccesso di azoto, e per cui dove va a mettere le uova dei suoi piccoli che devono crescere con tanta proteina per crescere grasse e produttive, sulle piante che stanno peggio. Questo è un nuovo orto che non avevamo prima c'era frutteto, però abbiamo bisogno di più spazio perché abbiamo tirato via il frutteto, abbiamo lavorato il suolo la prima volta perché dovevamo fare velocemente, ok? E lì subito lo vedi,
perché c'è poca sostanza organica, hai disturbato il suolo e così via, e c'è tanta cavolaia. Se guardate su qualsiasi orto dove c'è più sostanza organica, se c'è la cavolaia non depone le uova. La cosa interessante è che il sistema non cresce da sé. L'ecologia può aumentare di complessità in base all'esperienza delle specie che lo popolano. E più noi uomini e donne abbiamo la capacità di gestire quel paesaggio in maniera complessa, più il paesaggio diventerà complesso. Più relazioni riusciamo a creare tra gli elementi del sistema, maggiori saranno i servizi e le produzioni. Gli animali sono fondamentali per Matteo Mazzola e vediamo come li ha integrati nel sistema per renderlo sempre più produttivo ed efficace. Loro adesso vedono quello che sto facendo e impazziscono. È una delle cose che gli piace di più, se non la cosa che gli piace di più. Vorrebbero volare. Occhio sotto. Ah sì, loro. Fattoria multifamiliare, autosufficienza. Secondo, condivisione del surplus attraverso la vendita. Terzo, ma parallelo, implementazione, studio, osservazione e sperimentazione di pratiche e tecniche di gestione del territorio rigenerative. La Polonia può diventare invasiva visto che cresce così bene? Allora, sì, tendenzialmente sì, ma nel nostro caso abbiamo utilizzato solo ibridi sterili, cloni che non producono semi, o meglio, i semi non faranno crescere delle piante. Al massimo, perché abbiamo testato 6 specie, cloni ibridi diversi, alcuni producono dalle radici nuovi butti, ma è una cosa bellissima perché quel butto si può strappare e si trapianta. Ma da dove viene la Polonia? Originario del Cina-Giappone. Adesso non so se in Giappone l'hanno Crea importato. delle foreste o è utilizzata anche sempre nei sistemi agricoli? È molto utilizzata nei sistemi agroforestali da sempre e poi cresce anche nelle foreste, nel senso anche qua si sta naturalizzando. La pecora non esiste come singolo individuo, esiste come gregge, anche come a livello del microbiota. Quando c'è stata la grandine, sono venuti dei tocchi così di grandine, loro tutte quante hanno messo le teste tutte al centro e si sono protette l'una con l'altra. Non vedevi le teste. Con gli animali è molto più facile comprendere, loro ci fanno un pochettino da guide, sono la cosa più simile a noi che c'è in questo paesaggio, per cui ci insegnano, anche le galline, ci insegnano molto di quello che calpestiamo. In futuro mi immagino di prendere le nostre pecore da latte, future pecore da latte, almeno mezza giornata, andare nei boschi, pulire le rive delle strade, tornare, trasformare un po' di frutteto e poi gestire la biomassa. Mi piace gestire la biomassa a me. Se voi vedete qua, questi li teniamo a cespuglio. Adesso quando gli animali passano di qua, vedete qua dove è stato tagliato? Questa è la ricrescita di 1 mese e mezzo, ok? Questi poi li taglio così e glieli butto alle pecore. Il gelso uguale, il gelso ha più proteina dell'erba medica. Il gelso arriva a 24% di proteina, ok? Con una proteina digeribile altissima. Anche lui, via. Questi sono sistemi semplici, ma che possono portare anche meccanizzati. Adesso abbiamo anche la forbice elettrica volendo, o se no con un tosasiepi, si possono meccanizzare e tu produci verticalmente. L'erba non riesce a fare una cosa del genere, ok? Integrazione. Il sambuco antiparassitario, anche lui ha una proteina fuori dal normale, non bisogna esagerare perché sennò diventa tossico, ma gli animali hanno bisogno delle piante velenose. Cioè, per me la cosa più importante veramente non è che metodo, che strategia, che tecnica si va ad utilizzare, ma è di essere estremamente critici e attivare l'osservazione. Comunque, stando in questo orto non viene soltanto voglia di mangiare, ma anche di tuffarsi e di fare un bel bagno. Guarda che roba! Amici del bosco, grazie di essere arrivati fino a qui, non era scontato. Condividete questo video con quelli che dicono che con la permacultura e con i sistemi naturali non si sfama il mondo. Vediamo che si può produrre veramente tanto.
Una cosa importante, vi lasciamo il link anche per la grelinette che avete visto utilizzare nell'orto di Matteo. È possibile ordinarne una, vi lascio l'indirizzo. E dopo che Matteo ci ha insegnato tutte queste cose sull'orto, come concludiamo tutto? Con un bel tuffo sul lago. Vai, tuffati. Ci vediamo al prossimo video, ciao!